Bentornati o benvenuti. Un aspetto che viene spesso sottovalutato nella resa finale sonora di una chitarra è appunto l'importanza anche dei potenziometri, perché spesso si cambiano i pick up, dire ok, cambio pick up e il suono migliora. In realtà il suono decisamente migliora, almeno molto spesso è così. Però chi ci dice che non potrebbe ulteriormente migliorare mettendo dei potenziometri di maggiore qualità, spesso soprattutto come capita nelle chitarre low cost, e l'azienda va al risparmio, insomma mette dei mini pots o dei pots insomma di qualità appena decente, e i pick up lo stesso, mettono dei pick up, in questo caso in questa Harley Benton c'erano dei pick up Roswell che non erano neanche male, però li ho sostituiti con degli Iron Gear. Adesso qui ci ho messo i vecchi Roswell, sono degli Iron Gear Steel Foundry e il suono è senz'altro migliorato, ma non così drasticamente come mi aspettavo. Allora, quale può essere la causa? Ho lasciato i potenziometri di fabbrica, che sono dei potenziometri abbastanza scarsi, qua lo dico e qua lo confermo, però il suono della chitarra in ogni caso è buono. Voglio fare una prova mettendoci dei potenziometri insomma di una certa qualità e andremo a vederla e a sentirla insieme. Ovviamente prima vi chiedo, se non siete iscritti al canale, considerate di farlo perché mi date una grossissima mano, il canale cresce sempre di più. Allora, andiamo a vedere un po' di cosa stiamo parlando. Ora, continuiamo. La chitarra adesso ha i potenziometri CTS. Sono Fender, però sono marchiati CTS, li fa per Fender ovviamente. Allora, questo test lo voglio condurre, test A-B, dove non vedrete qual è la chitarra che sto suonando. Vi farete voi un'idea e magari scrivetelo nei commenti quale secondo voi è la chitarra che ha i potenziometri nuovi. Ecco, ho ottenuto lo stesso tono, lo stesso volume, l'amplificatore ha lo stesso settaggio per le due versioni. Ho provato a tenere una pennata uguale per entrambe le chitarre. Questo è un test con i suoni clean, suoni puliti. Poi cos'altro? Non ci sono effetti se non il riverbero, che è uguale per entrambe le versioni. Quindi andiamo a sentire se effettivamente ci sono delle differenze, poi ne parliamo ancora e vi spiego anche alcune differenze fra i vari tipi di potenziometri.
Ecco, ho riascoltato assieme a lui, il mio gatto, Oggy, e le due chitarre insieme a voi perché finché le suonavo non potevo rendermene conto bene. Ecco, beh, non ci sono stravolgimenti, però allora vi dico chiaro, la chitarra A è quella con i vecchi potenziometri, la chitarra B è quella con i CTS. Non ci sono, come ho detto, stravolgimenti epocali, però devo dire che la chitarra con i CTS, ascoltata in cuffia, con delle buone cuffie, ha dei suoni un attimino più aperti, nel senso forse anche un po' più di volume e più definiti, non so spiegarmi bene, non è che ci siano tutte queste grandi differenze, però alla fine questi pick up Iron Gear li sento molto meglio con questi potenziometri rispetto ai Roswell. Ecco, ora vi spiego brevemente anche come sono le varie differenze tra i potenziometri, anzi ve le avevo già spiegate, per cui vedrete che non ho questa camicia. Poi alla fine facciamo anche una prova con dei suoni un po' distorti, questa volta non bendata, e così vediamo anche la situazione in quel senso. Allora, i potenziometri si suddividono in due categorie, i lineari e i logaritmici. I lineari non hanno mezze misure, nel senso quando si gira da 0 a 1 o 2 il volume o il tono sparano subito al massimo, non hanno quella gradualità che invece hanno i logaritmici che si adattano meglio alla graduale intensità del nostro udito. Da 0 a 10 il suono cresce in modo graduale sia per il volume che sia per il tono, per cui il 99% delle chitarre, anche di molte chitarre economiche, usano potenziometri logaritmici. Ecco, detto questo, i logaritmici senz'altro sono da scegliere, ecco, per cui se volete migliorare il suono della vostra chitarra, due buoni potenziometri logaritmici. Ci sono molte aziende famose, la CTS, la Alpha. Io ho deciso di prendere due potenziometri Fender, così resto fedele all'anima della Telecaster. Beh, vedete che, allora ve li faccio vedere, questi potenziometri sono veramente quasi dei mini potenziometri e sono appena decenti. La chitarra, come ho detto, suona bene, la potete sentire in alcuni video del mio canale. Il potenziometro del tono ha anche un condensatore. A cosa serve il condensatore? Il condensatore serve appunto a man mano che voi girate la manopola verso lo zero, invia le alte frequenze alla terra, per cui il suono diventa più cupo. Insomma, il condensatore è molto utile per il potenziometro del tono. Altra cosa, i potenziometri hanno in generale due capacità, da 250k e da 500k. I 250
sì, 250k vanno meglio per i single coil, per le chitarre come Fender o Telecaster o altre chitarre che usano dei single coil, mentre i 500k vanno per gli humbucker, hanno bisogno di più sostanza per sostenere il suono più ciccioso degli humbucker. Non so voi, ma io ci ho sentito un miglioramento con i CTS in generale, proprio nella globalità, sia come definizione che come output dei pick-up. Insomma, io con i CTS ho sentito quel piccolo gradino in più che mi aspettavo, perché come ho detto prima, cambiare i potenziometri non stravolge certo il suono, ma aiuta i pick-up che cambiate o anche i pick-up esistenti nella chitarra a rendere al meglio. Un buon paio di potenziometri fa abbastanza la differenza, per cui io consiglio, per quello che vale, che vi do, è quando cambiate i pick-up nella vostra chitarra per fare l'upgrade. Mi capita spesso di sentire sì, io cambio i pick-up e chiuso, invece è anche molto consigliato cambiare anche i potenziometri se già non ci sono dei buoni potenziometri, perché chitarre magari da 5, 6, 700 euro hanno già dei buoni potenziometri, ma non è detto, perché ci sono chitarre, e ne ho avute, che pur costando 600 euro i potenziometri li hanno abbastanza così, come questa Tokai ad esempio, che è una chitarra fantastica, va benissimo, però i potenziometri non sono proprio il top, ecco, per cui sarebbe anche lì da farci un bel upgrade pur mantenendo i pick-up originali che vanno bene. Quindi ecco, il video finisce qui, spero che in qualche modo vi abbia interessato e vi sia stato utile. Ci vediamo presto, sta arrivando una nuova chitarra che non vedo l'ora di farvi conoscere. A presto, ciao!